l'oratorio della Madonna dei Terremoti. La sua storia inizia quando nel 1448 la Compagnia della Madonna di Piazza commissionò un'immagine della Madonna di Fuora, così chiamata, con l'intento di offrire ai pellegrini un luogo di preghiera, un primo segno di accoglienza a chi arrivava da sud in questa terra nuova. Questa Madonna fu poi detta dei terremoti quando nel 1542 la Vergine depose il suo bambino per pregare e proteggere gli abitanti di Scarperia. Nel 1542 quindi fu subito costruito un oratorio per custodire il tabernacolo, che venne poi demolito nel 1894. Il nuovo oratorio, come lo vediamo nelle forme attuali, venne ricostruito nel 1896 con una facciata goticheggiante. All'interno l'affresco misura cm 175 x 110. È un artista, colui che l'ha affrescato, sicuramente partecipe della cultura figurativa fiorentina, un artista risalente agli anni 40 del Quattrocento. C'è un rigore prospettico nel trono della Vergine, ma anche nelle aureole, un'attenzione alla luce, alla volumetria del corpo. Guardate per esempio il bambino così tornito. Questo è un artista, un freschista che sapeva bene, conosceva benissimo la tecnica del buon fresco e aveva fatto un uso sapiente dello spolvero. Notiamo anche il drappo arabescato sullo sfondo e anche la trasparenza del velo della Vergine. Questo ci rimanda a una cultura vicina all'ambiente di Domenico Veneziano, Andrea del Castagno, ma anche alla bottega del Lippi. All'ambito lippesco è sicuramente da ricondurre anche la monumentalità e lo scorcio, per esempio, anche del bambino. Alcuni hanno ipotizzato il nome del maestro di Prato Vecchio, oppure di Fra Carnevale, o ancora Giovanni Boccati. Sono tutti artisti nell'entourage appunto della bottega del Lippi. Bellissimo è anche il fondo blu che diventa a questo punto un blu simbolico, non il semplice cielo naturale. Una particolare attenzione va riservata all'Annunciazione con la figura dell'angelo annunciante e dell'Annunziata, posti proprio sul trono di Maria in alto. Un antico manoscritto del convento dei Servi di Pistoia parla proprio del gravissimo terremoto del 13 giugno del 1542, avvenuto il giorno di Sant'Antonio da Padova. Ci viene detto che fu lungo assai, quanto un credo durò, quindi circa 1 minuto e 16 secondi. Scarperia, tutto detto castello, fu rovinato, morte 400 persone, aperti monti, fatti laghi. Questo antico tabernacolo della Madonna dei Terremoti ci parla ancora a noi oggi e scopriamo come una confraternita laica nata nel 1327 abbia divulgato sì un'etica cristiana ma anche una grande cultura. Vi ringrazio per l'attenzione.